Allora, sempre disequazione esponenziale, però notiamo che c'è un pezzettino che è polinomiale, quindi in realtà facile da risolvere, perché è semplicemente un fattore che avrei comunque in una disequazione normale, tra virgolette. Allora, concentriamoci su questo fattore qui, perché è un fattore esponenziale, quindi nel momento in cui io comunque spezzo il tutto e chiamo magari questo come fattore 1 e questo come fattore 2, procedo ad uno studio separato delle due cose. Quindi vuol dire che qui ho 4 meno 2 elevato alla 3x maggiore o uguale di 0, che è il mio fattore 1 che devo studiare. Quindi a questo punto mi porto il 4 dall'altra parte, quindi ho meno 2 elevato alla 3x maggiore o uguale di meno 4, e cambio il segno, dunque il verso 2 alla 3x minore o uguale di 4. Però attenzione, perché 4 io lo posso riscrivere come 2 alla 2 e quindi ottengo 2 alla 3x minore o uguale di 2 alla 2. Passo adesso dall'equazione esponenziale a quella polinomiale relativa agli esponenti, quindi ho 3x minore o uguale di 2. Quindi arrivati qui divido tutto per 3 e quindi ho x minore o uguale di 2/3. Adesso quindi posso andare a mettere insieme la f1 e la f2, che era facilissima, bastava portare l'uno dall'altra parte, ma adesso chiariamo tutto in un grafico. Dunque faccio il mio grafico, metto il valore 1 col pallino pieno perché viene assunto, stesso discorso per 2/3 che è più piccolo di 1. Ora devo solo stare attento a cosa mi dicono le disequazioni. Il fattore 1 mi dice vai prima di 2/3, il fattore 2 invece mi dice vai dopo 1 e devo completare con il tratteggio dove non ho fatto questo discorso. Prolungo e adesso tiro le somme, cioè meno più meno. Guardo cosa mi dice la disequazione, mi dice maggiore o uguale, quindi vuol dire che devo prendere il più, e a questo punto è fatta, perché sarà x compreso tra 1 e 2/3. E questo conclude il mio esercizio.